Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo mudra, in particolare il Sukhi Mudra o Mudra del lago. È uno dei mudra più efficaci per contrastare la stitichezza, per favorire la digestione e per quindi liberare a livello fisico l'intestino, a liberare sotto l'aspetto mentale, quindi i blocchi mentali e favorire la chiarezza, ma a livello energetico anche a liberare l'energia verso il basso, favorendo il radicamento e l'eliminazione delle tossine. Quindi elimina le tossine, favorisce l'eliminazione delle tossine, favorisce la digestione e favorisce anche, mette in moto il lavoro dell'intestino, quindi va a contrastare la pigrizia dell'intestino contro i casi di stitichezza anche acuta ed è molto efficace, può funzionare fin dalla prima volta, e poi libera anche la mente donando chiarezza ed è molto importante. È particolarmente semplice, ma prima di andare a parlare del Sukhi Mudra, il Mudra del lago, vorrei intanto salutare di ritorno dal Vietnam, una bellissima terra dove ho avuto l'opportunità di trascorrere 10 giorni. Vorrei salutare tutte le persone che ho incontrato e con le quali ho avuto delle connessioni energetiche particolarmente forti, importanti, come quelle che ho avuto con la terra. Saluto quindi gli amici di Hanoi, dove sono stato, di Benin, Ninh, gli amici del Da Nang, Sue, tutti gli amici che ho avuto, Hoi An, la bellissima città delle lanterne, e tutte le persone che ho avuto modo di incontrare durante il viaggio, creando connessioni molto belle. Vietnam è una terra bellissima, quindi saluto tutti i vietnamiti. È una terra ricca di vegetazione, una terra ricca di energia, con delle tradizioni particolarmente, diciamo, belle, un popolo meraviglioso e diciamo è molto accogliente. E volevo dire anche che proprio a Ninh Binh ho avuto la fortuna di visitare anche la pagoda, questa grande pagoda di Ninh Binh, all'interno della quale, pensate, ci sono ben 10.000 Buddha. Ecco, noi parliamo oggi di mudra e molto interessante è proprio andare e vedere le diverse raffigurazioni dei Buddha, perché molto spesso i Buddha, lo sappiamo anche nell'altra disciplina dello Shinjin Jutsu, le raffigurazioni contengono dei mudra. Attraverso quindi le raffigurazioni dei Buddha, le persone andavano ad imparare le diverse posizioni dei mudra. E veniamo adesso al nostro Sukhi Mudra. Il mudra è un gesto delle mani semplice, come lo vedremo oggi, quello il gesto del lago, che serve però a canalizzare, a seconda di come posizioniamo le nostre dita, l'energia su determinate parti del corpo, che in modo da riattivare l'energia, liberare blocchi, rendere più fluida la circolazione, perché quando l'energia scorre senza blocchi non c'è male, non c'è dolore, non c'è malattia. La creazione di blocchi è molto spesso originata, lo sappiamo, da tensioni, da ansia, da situazioni emozionali non equilibrio. Il mudra cerca infatti di lavorare non soltanto sotto l'aspetto fisico, ma essendo noi un sistema, anche sull'aspetto, come abbiamo visto, energetico, sull'aspetto anche emozionale, mentale. Andiamo a vedere questo mudra. Allora, la posizione di base è quella di mantenere, ecco, i pugni, creare i pugni e mantenerli qui davanti al petto, con il pollice che si poggia proprio sulle nocche diciamo sulle dita del medio, dell'anulare e del mignolo, in questo modo in posizione centrale. Poi alternativamente andremo ad aprire un braccio piuttosto che l'altro, e quando apriamo il braccio e lo distendiamo, cominciamo ad esempio con il braccio destro, andiamo ad inspirare in apertura e alzare il dito.
indice e manteniamo questa posizione per la durata di 6 respirazioni, mentre il pugno, l'altra mano a pugno resta davanti al petto, e quindi facciamo 6 ispirazioni. La respirazione, ricordo che è addominale, quindi lenta e profonda. Poi chiudiamo il pugno destro e apriamo il pugno sinistro, l'indice verso l'altro, distendiamo prima il braccio inspirando e ci fermiamo quindi in questa posizione mantenendo la tensione dell'indice sinistro verso l'alto, e mentre il pugno destro resta davanti al petto manteniamo estendiamo il braccio, estendiamo verso l'alto anche l'indice, manteniamo la tensione ed ispiriamo anche in questo caso con una respirazione addominale lenta e profonda per 6 volte. Inspiriamo con il naso ed espiriamo con la bocca. E poi ritorniamo con le mani davanti al petto e ripetiamo questa sequenza a destra e a sinistra per almeno altre 3 volte. Almeno si consiglia di farlo almeno 6 volte nel caso di ad esempio di nel caso in cui di malattia cronica, nel caso in cui non e quindi la ripetiamo soprattutto prevalentemente la mattina appena ci alziamo, e questo già favorisce lo sblocco dell'intestino. È un mudra che come tutti gli altri richiede però costanza, quindi dobbiamo dedicare il giusto tempo. Ripeto, 6 respirazioni a destra, 6 respirazioni a sinistra, una sequenza destra-sinistra ripetuta almeno 6 volte, preferibilmente quando ci alziamo, perché questo permette di sbloccare a livello energetico, fisico l'intestino e quindi andare a eliminare le tossine. È un mudra che, come abbiamo detto all'inizio, favorisce quindi la digestione, favorisce l'assimilazione e favorisce anche la chiarezza mentale, l'eliminazione delle tossine verso il basso, perché stimola l'energia verso il basso. E ricordiamo che ci sono sempre alcuni modi di sostenere il canale Tao Power Life. Ad esempio le iscrizioni sono particolarmente importanti, perché questo è un canale che ha tantissimi video, quasi 2000 nel giro di 4 anni, quindi non ci sono altri canali che hanno video su queste materie così numerosi e diciamo offerti gratuitamente. E c'è sempre in qualche modo ce ne sono, alle volte ce ne sono pochi, poi tutto il resto viene messo diciamo in vendita, però questo sarebbe contrario a quella che è la missione del canale. La missione del canale non è vendere, ma è condividere, come spesso dico. Però è importante anche che per aumentare la condivisione e ciascuno di voi contribuisca ad aiutare la missione del canale, se apprezzate il canale, proprio favorendo un maggior numero di iscrizioni e favorendo anche la condivisione, che è un altro modo di aiutare il canale. E poi l'altro modo ancora è quello di mettere commenti, perché commenti di testimonianza delle sensazioni che si provoca durante la pratica. Sappiamo che il Qigong è una disciplina che vive sulle sensazioni, sviluppa le sensazioni, in particolare cerca di stimolare le sensazioni che abbiamo non fuori di noi ma dentro di noi. Ricordiamo che nel canale ci occupiamo anche di pratiche di manifestazione. La realtà esterna non è altro che uno specchio di ciò che avviene dentro di noi. Con il Qigong noi impariamo ad ascoltare la nostra energia, le nostre sensazioni, il nostro corpo, e questo è importante perché ci permette di andare
a guardare dentro per comprendere che tutto ciò che noi abbiamo dentro, tutto ciò che noi creiamo dentro di noi non è altro che la rappresentazione di quello che poi andremo a vedere fuori e non il contrario. Queste discipline ci insegnano a guardare ancora dentro di noi, prevalentemente dentro, in un mondo che invece ci spinge a guardare sempre più fuori di noi, e così facendo andiamo a liberare quindi la nostra attenzione da quella che è la parte più importante, la parte energetica, la parte emozionale, ma soprattutto la parte creativa, perché in quanto scintille di Dio l'universo ci guida ad approfondire le nostre sensazioni per tradurle in nostre manifestazioni, perché l'universo ci guida a realizzare tutto ciò che desideriamo. Come fare? Come spesso si dice, la via è semplice e la via non è neanche troppo lontano, la via è dentro di noi. La grandissima difficoltà è proprio quella di fermarci e andare a in qualche modo chiudere gli occhi, evitare di guardare fuori, ma cercare di andare invece a rivolgere tutta la nostra attenzione dentro. Volgere l'attenzione e focalizzare l'attenzione è il nostro diritto, perché noi abbiamo il libero arbitrio. Il libero arbitrio ci permette di scegliere dove porre l'attenzione, e dove poniamo l'attenzione, ricordiamo bene, andiamo a mettere la nostra energia, l'energia creativa che tutti noi abbiamo dentro. Ci vediamo alla prossima pratica con Power Life, grazie.